Benvenuti al mio canale YouTube. Tutti parlano di Erasmus come la migliore esperienza internazionale della loro vita, ma sapevi che esistono altre opportunità qui in Europa che si chiamano Youth Exchange? Youth Exchange? Partiamo da un presupposto, è tutto spesato dall'Unione Europea, dal volo fino all'alloggio e a ciò che si mangia durante la giornata. È tutto organizzato da delle associazioni. Facciamo un esempio molto semplice. L'organizzazione ospitante è italiana e scrive un progetto dove dovranno partecipare altre 3 nazioni, quindi altre 3 associazioni. Una volta che è stato approvato e finanziato il progetto, questo qui prende piede e tutti i partecipanti che vengono invitati arrivano nel luogo dove si è deciso di farlo. La durata media di un progetto sono dai 5 ai 12 giorni, quindi facciamo una settimana. È tutto schedulato, è tutto organizzato con delle attività. La giornata tipica parte alle 9 con la colazione e inizia alle 10 con la prima attività che durerà fino alle 13 con un intervallo di mezz'ora dove fare il coffee break, ovvero la pausa caffè. La stessa cosa poi nel pomeriggio. Coffee, where is coffee? Lidl. This is Where is Italian coffee? Can you bring it? Una delle prime attività che vengono fatte di solito è quella di conoscere gli altri partecipanti ed i loro nomi. Pier Antonio. Attività apparentemente banali, come può essere quella di disegnare a turno la faccia di un'altra persona, che però fanno sì che tu riesca ad associare quella faccia a quel nome. Cosa molto comune che ho riscontrato nei progetti ai quali ho partecipato è avere un argomento del giorno di cui discutere, inizialmente in piccoli gruppi di 4-5 persone, lavorare su quel topic e successivamente presentare la propria idea al resto dei partecipanti. For people with concerns and projects? Quotes on the wall, so Altra cosa molto carina sono gli energizer che vengono fatti a inizio di ogni attività, servono a darti l'energia giusta per iniziare l'attività al meglio. Ogni progetto ha un tema specifico ed è importantissimo che tu partecipi a un progetto che abbia un tema affine con i tuoi interessi. Esempi di attività all'aperto possono essere attività più interattive di movimento come questa. Nel caso di questo progetto si parlava di imprenditorialità e la sfida era nel dare più definizioni corrette possibili. business plan, yeah. When you can imagine something, you have a kind of, you are imagining the future, so you have a, do the sea. You are yes, vision. Spesso poi può capitare un'attività come una caccia al tesoro oppure completare una checklist, ma con il semplice scopo di conoscere la città in cui si è ospiti. Se proprio parliamo di conoscere una città, in ogni progetto c'è almeno un day trip, ovvero una giornata o mezza giornata dove visitare tutte insieme una città importante limitrofa, un po' come se fossi in gita scolastica, ma con più libertà. It was constructed in honor of the Elcid, the soldier that I told you previously. That is the man on the top of the right. La giornata tipo poi finisce verso le 6 e mezza del pomeriggio con un'attività specifica che è quello del self-reflection oppure del reflection group, dove ci si riunisce in piccoli gruppi nazionali oppure misti e si ragiona su ciò che è andato bene o meno durante la giornata. Ho scoperto la parola assertivo. Quindi questo qui è stato l'ah moment, che intonato sarebbe Parlando seriamente, dalle impressioni che ho avuto in questi giorni, se questo momento l'ho avuto un po' più ieri conoscendo i ragazzi turchi, e sicuramente in me è nata quella curiosità di visitare in uno dei prossimi, se non proprio nel prossimo, di visitare la Turchia. La sera ovviamente non scarseggia di divertimento, infatti ci sono le serate nazionali dove ogni nazione può fare la propria serata. Okay, remember, yours is this. Ad esempio, l'Italia può presentare come fare la carbonara, portare cibo tipico, magari dell'alcol, il limoncello è la cosa che tutti cercano. Find a carrot.
ed il tiramisù, perché chi non conosce il tiramisù in tutto il mondo? E poi attività come presentazioni, giochi interattivi sono uno degli esempi delle serate tipiche nazionali. 3, 2, 1. Altra cosa super simpatica è quello del secret friend, ovvero il tuo migliore amico che viene assegnato casualmente a inizio del progetto, al quale lasciare dei bigliettini o magari dei cioccolatini, dei regalini per rendergli l'esperienza migliore.